その名前は Dal momento che questo 2024 non è stato particolarmente ricco di uscite eccezionali nel mondo Nintendo, quest'anno la mia classifica sarà un po' diversa dal solito. Per ovviare all'assenza di titoli interessanti ho deciso di realizzare un nuovo format. Nella prima parte di questo video vi offrirò un riepilogo delle principali uscite dell'anno appena trascorso. Successivamente, nella seconda parte, vi presenterò una classifica non dei giochi usciti nel 2024, ma di quelli che ho giocato personalmente nel corso di quest'anno. Ma prima di partire in questo viaggio in cui esploreremo le perle che hanno caratterizzato il mio anno videoludico, se contenuti del genere vi piacciono potete supportarmi lasciando un bel mi piace e se siete nuovi iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Breve riassunto dei principali giochi rilasciati su Switch quest'anno. Il 19 gennaio è stato rilasciato Another Code Recollection, edizione che permette di rivivere due avventure grafiche che hanno segnato l'epoca delle console DS e Wii. Quasi una settimana dopo è approdato su Switch anche Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, che comprende titoli che offrono avventure ricche di intrighe e sorprese inaspettate. Il 16 febbraio è stato il turno di Mario vs Donkey Kong, remake dell'omonimo titolo del 2004 del Game Boy Advance. L'ha seguito pochi giorni dopo, il 22, Splatoon 3 Torre dell'Ordine, l'interpretazione roguelike della serie che offre una storia inedita. 22 marzo è stato il momento di Super Princess Peach Showtime, che vede nuovamente la principessa dopo anni dal suo debutto nell'omonimo titolo per DS, protagonista di un'esperienza ambientata interamente in un teatro. 23 aprile è arrivata Eiyuden Chronicles 100 Heroes, gioco di ruolo stile vecchia scuola finanziato su Kickstarter. Il 23 maggio ha visto il rilascio di Paper Mario il portale millenario, un titolo che non ha bisogno di presentazioni ed è un cult dei JRPG di Mario. Il 27 giugno è uscito Luigi's Mansion 2, il miglior titolo della trilogia per quanto riguarda il suo ottimo level design e le ambientazioni suggestive. Il 18 luglio Nintendo World Championship NES Edition ha permesso a tutti di rivivere le esperienze dei vecchi tornei sulle celebri IP Nintendo. 29 agosto, totalmente a sorpresa, è giunto su Switch Emio, l'ultimo capitolo della saga investigativa Detective Club. 26 settembre è approdato anche l'ultimo capitolo di Zelda, Echoes of Wisdom, che riprende alcune meccaniche da Tears of the Kingdom. Il 17 ottobre la famiglia dei Mario Party si è allargata con Jamboree, che infrange il record con oltre 110 minigiochi. E il 7 novembre è ritornata in grande stile la serie Mario e Luigi con Fraternauti alla carica, che propone un'avventura che parte lentamente ma che raggiunge un'epicità senza precedenti nel finale. Infine il 5 dicembre è sbarcato sulla console ibrida anche Stella of the End, un gioco fantascientifico ambientato in un cupo futuro che ha suscitato il mio interesse fin dall'annuncio. Concludo questa sezione proclamando il mio personale miglior gioco Nintendo dell'anno, l'unico veramente degno di nota, Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Questo titolo, pur essendo strutturalmente diverso dai capitoli precedenti, è riuscito a distinguersi grazie a meccaniche innovative e alcune delle migliori boss fight dell'intera serie. La sua capacità di reinventarsi, mantenendo quasi intatta l'essenza che ha reso celebre la saga, è davvero ammirevole, offrendo nel finale del gioco un crescendo di emozioni indimenticabili. Quest'anno ho avuto l'opportunità di recuperare numerosi titoli nel mio backlog. In quinta posizione inserisco Doors Paradox, un gioco che si articola in 3 capitoli, offrendo un'avventura che sfidi il concetto stesso di ripetitività, spesso considerato il tallone d'Achille dei giochi di logica. Un titolo eccellente non si distingue solo per la qualità degli enigmi, ma per la capacità di mantenere un intrattenimento dinamico e coinvolgente. E la produzione è emblematica di questa filosofia. Attraverso i suoi 3 episodi non si avverte mai una carenza di creatività né la sensazione di stanchezza o mancanza di originalità. Il gioco non si limita a proporre semplici enigmi matematici, al contrario offre un'interpretazione unica e innovativa del genere, basata sull'interazione con l'ambiente circostante. Un elemento chiave che contribuisce alla varietà del gameplay è la durata relativamente breve degli enigmi, e il ritmo scorrevole consente di mantenere alta l'attenzione e l'interesse del giocatore, evitando la monotonia
ironia che potrebbe affliggere i titoli più lunghi. Inoltre la direzione artistica è notevole, arricchendo l'immersione visiva, e c'è anche una lore piuttosto inquietante che aggiunge quel tocco di profondità alla narrazione. In sintesi, Doors The Paradox si rivela un gioco di logica di grande valore, che riesce a evitare le trappole della ripetitività attraverso un design intelligente e un'attenzione particolare all'interazione ambientale. Tutti e tre i capitoli possono essere completati in circa 7 ore ed è un'esperienza coinvolgente che dimostra come un puzzle game possa essere vario e stimolante dall'inizio alla fine. Ho giocato Lisa the Painful senza sapere minimamente cosa aspettarmi e all'inizio pensavo di trovarmi dinanzi un titolo demenziale e per certi versi lo è pure, ma nel complesso si è rivelato una sorpresa totale. Questo titolo indie sviluppato da Dingaling è un'opera complessa e stratificata che, sebbene impregnata di ironia, porta con sé messaggi profondi. La storia inizia con il protagonista Brad che scopre una bambina abbandonata, Buddy. Dopo aver deciso di crescerla si ritroverà ben presto in un mondo post-apocalittico in cui l'unico personaggio femminile esistente rimasto è proprio la figlia da lui adottata. Brad si imbarcherà così in un'avventura che narra il dolore dell'umanità per salvare Buddy, affrontando dilemmi morali e sacrifici personali in un viaggio che è pieno di momenti emotivi e riflessivi che esplorano temi come la paternità, il sacrificio e la redenzione. Il gameplay è altrettanto coinvolgente, si tratta di un gioco di ruolo a turni con elementi survival, in cui si devono gestire risorse limitate, prendere decisioni difficili e affrontare combattimenti strategici. La difficoltà del gioco è elevata ma ben bilanciata, offrendo una sfida gratificante con ogni scelta effettuata che ha conseguenze significative sul procedere della storia, rendendo l'avventura sempre interessante e mai passiva. Inoltre, esso non è solo un gioco di ruolo, ma anche un horror inquietante che alterna momenti di terrore a quelli di divertimento in modo continuo. E questo delicato equilibrio tra orrore e intrattenimento rende l'esperienza unica e memorabile. Lisa the Painful si distingue anche per la sua colonna sonora evocativa e la sua graziosa pixel art, ma nonostante l'ironia pervada tutto il gioco, riesce a mantenere un tono serio e a trattare con rispetto anche tematiche più profonde. Medaglia di bronzo per un'opera ambientata in un affascinante e complesso scenario sottomarino che, nonostante la somiglianza con BioShock, offre una trama molto più strutturata e matura. Soma, sviluppato da Frictional Games, noti per il loro lavoro su Amnesia, si distingue per una narrazione coinvolgente, soprattutto lato psicologico. Anche se lo storytelling si sviluppa principalmente attraverso dialoghi e non si avventura in innovazioni narrative particolarmente originali, la trama è super avvincente e introduce concetti brillanti rendendola estremamente affascinante. L'evoluzione da una situazione di normalità a un epilogo sorprendente è gestita in maniera magistrale, culminando in un finale che definire epocale sarebbe riduttivo. Il protagonista Simon si trova a vivere una giornata ordinaria che viene stravolta da un grave incidente stradale, lasciandolo con danni al cervello permanenti. Decide quindi di sottoporsi a una cura sperimentale e, dopo la scansione cerebrale, si risveglia in un futuro distopico, in un mondo subacqueo creato dopo che una cometa è precipitata sul pianeta causando l'estinzione dell'umanità. Se la trama è già notevole di per sé, la lore che la sostiene è ancora più impressionante. Mentre molti giochi affrontano tematiche complesse, pochi riescono effettivamente a far riflettere come il finale di Soma, che lascia un'impronta duratura esplorando in modo profondo e inquietante il significato dell'esistenza stessa. Nonostante Soma meriterebbe di essere giocato anche solo per la trama che lo rende un acquisto imprescindibile, pure il gameplay si integra perfettamente con la narrazione, restituendo una costante sensazione di smarrimento che rende l'esperienza talmente intensa e a tratti opprimente che richiede necessariamente sessioni di gioco intervallate. L'illuminazione e i paesaggi oscuri poi amplificano la sensazione di claustrofobia, accentuando ulteriormente l'oscura narrazione. La durata del titolo si aggira intorno alle 10 ore, ma l'esperienza che offre lascerà un segno indelebile.
Se qualcuno mi avesse detto che avrei messo una visual novel in cima ad una mia classifica personale, probabilmente non ci avrei mai creduto. Tuttavia, Doki Doki Literature Club riesce a rivoluzionare il genere con una proposta tanto geniale quanto innovativa. L'idea di Team Salvato è stata semplicemente rivoluzionaria. Descrivere quest'opera senza svelarne la sua vera essenza è praticamente impossibile. Il mio consiglio fondamentale è solamente quello di resistere alle prime 2 ore di gioco. Infatti potrebbe sembrare una classica visual novel, ma la realtà è che è solo una maschera costruita appositamente per ingannare l'utente. Superata la fase iniziale, il gioco sorprende continuamente, demolendo ogni certezza e rivelando la sua vera natura dopo un evento tanto raggelante quanto sconvolgente, conducendo il tutto verso il surreale. La rigiocabilità è notevole grazie agli achievement, che non sono solo obiettivi da sbloccare, ma elementi fondamentali per la comprensione completa della trama. Dopo aver superato il punto di non ritorno, il gioco riesce a trasmettere un senso di angoscia così intenso da diventare opprimente. La piccola aula scolastica, teatro degli eventi, insieme alla musica di sottofondo, allegra solo in apparenza, si trasforma gradualmente in un parco claustrofobico dove avvengono eventi inquietanti che segneranno per sempre l'utente. Il gioco può essere completato in circa 4 ore, ma la vera essenza risiede nel post-game e nel collezionismo, aumentando la longevità totale fino a circa 20 ore, dove si possono scoprire curiosità e retroscena sui personaggi che forniscono punti di vista alternativi alla narrazione. Arriviamo al primo posto con la raccolta Baten Kaitos 1 e 2 Remaster, che rappresenta una riproposizione di alcune delle prime opere a cui Monolith Soft ha lavorato. Anche se il titolo avrebbe meritato un posto nella classifica del 2023, solo quest'anno ho avuto l'opportunità di giocarlo, grazie alla quasi totale assenza di nuove uscite su Nintendo Switch. La serie Baten Kaitos non è semplicemente una gemma nascosta, ma un autentico capolavoro che non ha nulla da invidiare nemmeno a Xenoblade. Questo dimostra come lo studio, sin dai suoi inizi, abbia posseduto una visione creativa fuori dagli standard della concorrenza, puntando costantemente sull'innovazione e la suggestione. E questi 2 aspetti emergono prepotentemente in ogni aspetto del gioco. La storia del primo capitolo è una magica fiaba che punta sulla suggestività del mondo in cui è ambientato, mentre il secondo, Origins, che è un prequel, è costruito invece sull'ottima caratterizzazione dei personaggi, e i protagonisti, Sagi e Milliard, possono essere considerati a tutti gli effetti i precursori spirituali di Rex e Nia di Xenoblade 2. Lato gameplay sono entrambi titoli che consumano tempo e la meccanica principale è basata proprio sul trascorrere del tempo. Infatti molte delle carte necessarie per gli scontri mutano col passare del tempo, rendendo l'esperienza di gioco sempre varia e dinamica. Ad esempio, la frutta utilizzata per curarsi non può essere conservata fino alla fine del gioco, poiché con il tempo andrà male, e questo meccanismo costringe gli utenti a variare continuamente il proprio set di carte, evitando l'uso ripetitivo delle stesse risorse. Le carte costituiscono il cuore del sistema di combattimento, unico nel suo genere, che vede il loro utilizzo per creare combo numeriche, richiedendo uno studio approfondito delle carte disponibili e una strategia ben pensata fin dall'inizio dello scontro per utilizzarle al meglio. In conclusione, Baten Kaitos 1 e 2 Remaster è una testimonianza dell'abilità di Monolith Soft nel creare esperienze di gioco uniche. I titoli non solo richiamano la nostalgia dei vecchi giochi di ruolo, ma offrono anche profondità e varietà, che oltre a garantire una rigiocabilità infinita, li rendono un must per ogni appassionato del genere. Ed eccoci alla fine della classifica dei videogiochi di quest'anno. Spero di avervi dato idee interessanti. Intanto scrivetemi pure qui sotto nei commenti quali sono i titoli che avete giocato voi quest'anno e quali sono stati i vostri preferiti. Intanto, se non volete perdervi i prossimi contenuti, vi invito a seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione. In sovrimpressione trovate i miei ultimi contenuti, tra cui la retrospettiva sulla rinascita di Level 5 con il professor Layton nel nuovo mondo a vapore. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!